Ben arrivati oppure bentornati sul mio canale. Mi chiamo Elena e sono appassionata di uncinetto. Vediamo cosa andiamo a creare oggi. Oggi, più che un progetto, sarà semplicemente un suggerimento per diversi progetti, perché oggi vi faccio vedere una mattonella molto semplice ma molto d'effetto. Quindi vi serve un filo, uno qualsiasi, un uncinetto adatto a questo filo e un paio di forbici. Prendiamo il filo, facciamo il cappietto iniziale che parte sempre con il nodino e andiamo a fare 1 2 3 4 5 catenelle. Entrate nella prima catenella fatta e vi chiudete con una maglia bassissima. Adesso andiamo a fare 1 2 3 4 catenelle. Caricate l'uncinetto, andate qui in mezzo dove abbiamo creato quest'asola, quindi questo cerchietto, e andiamo a fare una maglia alta, poi una catenella, andiamo qui, andiamo a fare un'altra maglia alta. Quindi andremo a fare degli archetti formati da una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Gli archetti saranno 12, di conseguenza saranno anche 12 maglie alte. Quindi questa è la nostra prima riga. Come notate, io nascondo anche il cappetto iniziale, così è un lavoro in meno da fare dopo. Finiamo insieme la prima riga e iniziamo la seconda. Intanto facciamo l'ultima catenella, poi ci andiamo a chiudere 1 2 3 sulla terza catenella fatta con una maglia bassissima. Camminiamo in mezzo qua dove c'è lo spazietto e andiamo a lavorare la seconda riga, che si fa in questa maniera: si fanno 2 catenelle, caricate l'uncinetto e andate a fare metà di una maglia alta e chiudiamo tutto insieme. Quindi a questo punto andiamo a fare 1 2 3 catenelle, caricate, andate qui nel prossimo spazio disponibile, andiamo a fare metà di una maglia alta, la seconda metà di una maglia alta e chiudiamo tutto insieme. Poi 1 2 3 catenelle e ci spostiamo nel prossimo spazio. Quindi questo è il lavoro da fare per tutta la seconda riga. Concludiamo insieme la seconda riga. Semplicemente ho fatto le ultime 3 catenelle e mi vado a chiudere qui sul primo gruppo di mezze maglie alte con una maglia bassissima. Dopo dovete camminare nel prossimo spazio disponibile, che è questo qua. Adesso andiamo a dar alla nostra mattonella una figura leggermente più quadrata. Intanto fate 3 catenelle che ci serve per alzarci e fare la prima maglia alta. Entrate nello stesso spazietto e lavorate altre 3 maglie alte per un totale di 4, poi 1 2 3 catenelle, caricate, sempre nello stesso spazietto andate a fare le altre 4 maglie alte. Vedete, quindi 4 3 catenelle e 4. Adesso andiamo a fare 1 e 2 catenelle, andate qui nel prossimo spazietto a fare un punto basso, poi 1 2 catenelle e la terza, scusatemi, quindi per un totale di 3 andate nel prossimo spazio disponibile e si crea questo archetto. Poi andiamo a fare 1 e 2 catenelle, caricate l'uncinetto e andiamo a creare le 4 maglie alte separate dalle 3 catenelle. In pratica abbiamo lavorato un lato della nostra mattonella. Sono rimasta senza filo, scusate. 1 2 3 e 4.
Vedete, abbiamo fatto un lato. Dovete fare per gli altri 3 lo stesso lavoro, ci ritroviamo per chiuderci. Ho creato anche l'ultimo archetto, andiamo a concludere con 2 catenelle e ci chiudiamo qui sulla terza catenella fatta. Eccola qua. Adesso andiamo a fare l'ultima riga della mattonella, però per chi la vorrebbe più grande può continuare, ma per quanto mi riguarda queste righe la sviluppano molto bene e non vado oltre. Ci alziamo con 1, 2, 3 catenelle caricate, entrate sempre nello stesso punto, quindi andiamo a fare una maglia alta doppia qui nella prima maglia alta, poi caricate e andate a lavorare una maglia alta su ogni punto sottostante. 3, questa è la quarta, quinta, la sesta la lavorate qui nello spazietto, poi 1, 2, 3 catenelle caricate, lavorate una maglia alta in mezzo qui allo spazietto e andate a lavorare una maglia alta per ogni maglia di base. Ricordate però che nell'ultima maglia alta il punto sarà doppio, quindi ne faccio uno adesso e un altro ancora. Vedete, quindi da 4 sono passata a 6 perché qui ho lavorato uno doppio all'inizio e uno l'ho fatto nello spazietto, quindi il totale di 6. A questo punto dovete fare 3 catenelle, quindi 1, 2, 3 catenelle, punto basso in questo archetto che si è creato nella riga precedente, 1, 2, 3 catenelle caricate e andate a fare il lavoro per tutti i lati. Quindi maglia alta doppia, lavorare punto su punto, e poi nello spazietto andiamo a fare un'altra maglia alta che sarebbe la sesta, 3 e 6, poi 3 catenelle e ricominciamo a lavorare il gruppetto da 6. Bene, lo dobbiamo fare per ogni lato. Concludiamo anche questa riga facendo le ultime 3 catenelle, 1, 2, 3 sulla terza catenella fatta all'inizio, ci chiudiamo con un punto bassissimo. Io tiro il filo perché la mia mattonella è finita. Guardatela quanto è carina, è veramente molto carina e potete utilizzarla per qualsiasi cosa. È molto facile, quindi al massimo dovete ricordare il 3, il 4 o poco più, quindi non sono dei punti veramente molto complicati, semplicemente appena si imparano le righe si fanno in un attimo. Potete creare qualsiasi cosa, una maglia, un top, decorare una borsa e tante altre cose. Potete utilizzare sia il cotone come nel mio caso, ma anche la lana, perché comunque è bellissima anche per creare delle sciarpe, dei scial, insomma sta a voi decidere come utilizzare al meglio. Intanto il progetto è finito, io vi ringrazio per l'attenzione e fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto o meno. Un abbraccio, ci vediamo al prossimo video progetto.